fatto innamorare 3 generazioni di casa mia nonna, mia mamma, mia zia, tutti. Vabbè, andiamo avanti. E me, vabbè, io già prima. Allora, quello che volevo chiedere era appunto come hai vissuto il tuo debutto da solista nella televisione italiana, quindi con Stasera a Casa Amica. E una cosa che mi è interessato guardando il programma, ci sono state tantissime collaborazioni, non solo con cantanti ma con attori, ballerini, tantissime veramente collaborazioni. Queste collaborazioni sono state frutto di un incontro, diciamo, nato al di là delle telecamere, quindi magari frutto di un'amicizia, o anche qualcuno è stato magari qualcosa di forzato, cioè come hai scelto le persone da portare all'interno del tuo programma, certo, e le cose da fare. Grazie mille di tutto, ti voglio bene. Adoro, una domanda super tecnica e anche giornalistica, con un grazie di tutto, kawaii, ciao. Allora, ma sei abbastanza kawaii, cosa? Sai cos'è kawaii? Ah, ok, ottimo. Allora, sì, come ho vissuto la mia prima esperienza di solista in TV in generale, perché non ho mai fatto TV da solo. La prima volta che ho fatto TV è stato in Italia e poi sono andato in Francia anche a farla, e poi da solo è una cosa totalmente diversa. Ho avuto una libertà incredibile, questa libertà di creare un mondo e di svilupparlo, però anche la libertà di pensare ai dettagli. E questa è una cosa super importante, perché come io dico sempre il diavolo è nei dettagli. E allora tutto, i vestiti, la cura, tutto, ho potuto mettere insieme tanti collaboratori con tanto professionalismo, professionalità. Ok, professionalità, che mi hanno aiutato a creare questo mondo, anche nella scrittura dello show. Allora, Ivan Cotroneo, che voi conoscete abbastanza bene, molto bene, che ha fatto Un bacio, siamo stati qui l'anno scorso per questo, e anche lui torna per Sirene in qualche giorni. Sì, 20. Anche grandi professionisti dal mondo della musica, dalla televisione, che mi hanno anche suggerito dei nomi, che mi hanno presentato delle cose che io non conoscevo prima. Dunque, Tognazzi, per esempio, io conoscevo il Vizietto, la Cage aux Folles. Fare un tributo a Tognazzi è stata una cosa facile, perché era un film che mi piaceva tanto, perché l'ho conosciuto l'originale con mia nonna. Però invece delle cose come Paolo Polli, io non conoscevo Paolo Polli e ho potuto incontrare, lo sto dicendo liberamente, però ho potuto conoscere il lavoro di un uomo molto complesso, non molto commerciale, che è molto affascinante anche. Dunque questo è stato il suggerimento di Ivan Cotroneo. Dunque è un mix, niente di forzato. E rispetto alle collaborazioni nello show, ci sono delle cose che sono nate da un po' di amicizia, per esempio chiedere a Kylie Minogue di arrivare imballato in un pacchetto gigante per Natale e di farla rimanere dentro per quasi 18 minuti, perché c'è stato un problema tecnico, Kylie Minogue aspettando in una scatola dentro una gigantesca casa di bambole. Non è stata la cosa la più facile da chiedere, però come siamo amici lei ha deciso di farlo. Invece chiamare Monica Bellucci e di dire: senti, io voglio che tu cantassi Je t'aime moi non plus con me, che è una canzone un po', diciamo, abbastanza sessuale, sexy, sexy, di Serge Gainsbourg, però entrando nel palcoscenico tu devi entrare nella cucina, entrando dal mio frigorifero. E poi quando lei ha capito perché noi avevamo voluto fare questa cosa, lei è andata totalmente fuori copione e ha fatto molto di più. Però devo dire che io la conoscevo un po', però a volte i collaborazioni più belli sono stati fuori dall'amicizia, e senza conoscere possiamo osare ancora di più, perché quando siamo troppo vicini a una persona è difficile di fare delle cose assurde, e dunque sì, è stato un mix. Però ci sono sempre gli autori intorno a me che dicono che qua come lo facciamo? Come facciamo? Non voglio io condurre uno show, devo provocare delle situazioni. E come lo facciamo in un modo che
anche se facciamo delle cose che fuori nella realtà, nel mondo reale, saranno totalmente assurdi o anche scontati, a casa nostra diventano delle cose poetiche. Questa è la sfida. Così non dobbiamo fare una intervista quando c'è uno sguardo che dice molto di più.